Ed eccoci qui ragazzi agli sgoccioli del 2024, un anno che è praticamente giunto al termine. Quando uscirà questo video mancheranno una manciata di ore o di giorni, questo ancora non lo so, ma è praticamente terminato ed è stato, come l'anno scorso, un anno ricco di acquisti, di action figures, di doll, di tantissima bella roba. E quindi sono ancora qui, come l'anno scorso, a stilare una classifica di top e flop di questo 2024. Questo è il video ovviamente dedicato soltanto alla top, una top 5 dei migliori acquisti di doll o toys e non, ma fra poco ci arriviamo, che ho fatto nel 2024. Quindi potreste trovare anche dei pezzi un po' più datati, ma che io comunque ho recuperato quest'anno. Attenzione, non ho incluso le in art perché le considero dei pezzi d'arte, quindi un qualcosa di differente rispetto alle doll, rispetto alle normali Hot Toys e anche gli altri brand che saranno in questa classifica. Quindi ragazzi saranno una cosa a parte, perché altrimenti, come già sapete, avrebbero vinto a mani basse. Quindi è il momento adesso di iniziare. Ringrazio per tutto questo il colossolinerd.com che ha permesso l'acquisto di tutta questa roba, di tutto quello che vedrete, e non è stato per niente facile ragazzi stilare questa classifica. È la mia classifica personale, quindi anzi sono molto curioso di sapere anche la vostra. Detto questo, mi piace il video, iscrizione al canale e cominciamo dalla posizione numero 5. Quinta posizione occupata da due doll a pari merito, perché non c'è Ryu senza Ken e viceversa. Sto parlando ovviamente delle Iconic Studios realizzate in collaborazione con TB League di Ryu e Ken da Street Fighter V. Delle doll bellissime sia come impatto estetico sia per qualità, con body TB League in silicone, completamente in silicone, seamless, quindi con articolazioni non in vista. A malincuore occupano la quinta posizione soltanto perché a livello sentimentale e di puro gusto estetico le prime posizioni sono occupate da delle doll secondo me superiori. Quarta posizione occupata dal Batman 1989, il Batman di Keaton, Hot Toys Movie Masterpiece 692. Uno dei pezzi oggetto di polemiche di quest'anno, polemiche con cui tra l'altro mi trovo abbastanza in linea, come dicevo già nel video, ma mi trovo a ripetere che è una delle doll che mi piace di più esteticamente ed anche che mi dà più emozioni quando la vedo in collezione. Un posto secondo me meritato, so che molti di voi non saranno d'accordo vedendo questo Batman in quarta posizione, quindi tra i primi 5 di quest'anno addirittura, ma ripeto, questa è una classifica meramente soggettiva. E prima di vedere il podio di questa top 5, una menzione d'onore per Wolverine di Ono Studio. Una doll secondo me bellissima, con delle buone trovate sia dal punto di vista dei materiali, sia per il vestiario, sia per l'ottimo prezzo, un prezzo molto competitivo, ma che mi ha deluso un po' per quanto riguarda il packaging, quindi il box, e anche per una scelta un po' dubbia per questa mutanda in plastica rigida anziché in tessuto comunque flessibile. Per il resto comunque rimane una bellissima doll con questo silicone medico per le braccia che esalta tantissimo la muscolatura, e comunque il Wolverine del fumetto è davvero molto ben rappresentato. Scarsi gli accessori, ma comunque anche se non nella top 5 di quest'anno, secondo me davvero un'ottima doll che meritava di essere menzionata. Quindi ragazzi è il momento di vedere il podio di questa top 5, ma prima mi raccomando, mi piace, iscrizione al canale e andiamo con la posizione numero 3. E non poteva mancare all'interno di una classifica delle migliori 5 doll del 2024 questa fantastica Hot Toys, la DX28, la Deluxe Edition di Darth Vader tratta da Star Wars Obi-Wan Kenobi, la serie, con questo head sculpt meraviglioso di Christensen che verrà poi ripreso in un'altra doll di Darth Vader, quella con Battle Damage, con il mantello in plastica, che non vedo l'ora esca. Una doll a cui non manca assolutamente niente, massiccia, ben proporzionata
ricca di dettagli, ma che ahimè si porta dietro ancora il difetto di essere quasi interamente in pleather, quindi speriamo bene per la sua durata nel tempo. Comunque terzo posto davvero meritatissimo. Secondo posto della top 5 occupato da Madara Uchiha dalla serie Naruto Shippuden. Una Rocket Toys davvero strepitosa, con degli ottimi materiali, armatura in metallo, vestiti che sono interamente cablati, presenza di magneti, accessori ricchissimi e soprattutto molto ben fatti. Rocket Toys che nel corso del tempo ha saputo dimostrare di saper lavorare veramente benissimo e di essere in grado di coccolare il collezionista come nessun'altra azienda fino adesso, forse soltanto in art, è stata capace di fare. Un bellissimo pezzo che ha dato il via, insieme ad Itachi e a Kakashi, alla wave di Naruto, che non vedo l'ora di poter far entrare a far parte della mia collezione. Come detto già in altri episodi, in altri video, in live e quant'altro, uno dei pezzi non solo introvabili al momento, almeno a prezzi umani, ma anche uno dei pezzi di maggior prestigio della mia collezione. Altre menzioni d'onore prima di svelare finalmente la prima posizione di questa top 5 sono questo Itachi, sempre di Rocket Toys, l'Advanced Suit 1.0 che ho recuperato grazie all'amico e iscritto al canale Alberto, che ringrazio ancora, che me l'ha regalata, e poi ovviamente Yoda di episodio 2, Attack of the Clones. 3 doll veramente stupende che non ho fatto rientrare in questa top 5 soltanto perché un pochino più datate, anche se acquistate o comunque ottenute, come questo Spider-Man, tutte all'interno del 2024. E la prima posizione è occupata da Rambo di 3-0, Rambo tratto da Rambo 2, dal secondo film. Una doll veramente completa, super versatile per il posing, con la possibilità di variare non solo i tantissimi accessori di un'ottima qualità, ma anche il vestiario. Fatto con ottimi materiali, davvero una head sculpt bellissimo, non avrei potuto chiedere di meglio da un'azienda come 3-0 e mai mi sarei aspettato una 3-0 in una top 5 in cui ci sono appunto tantissimi ottimi prodotti. Ma come vi dicevo, anche se questa doll non è esente da difetti, io ho premiato l'emozione che mi suscita in collezione e ovviamente il legame che ho con il film e con il personaggio. E con Rambo il legame è davvero molto stretto. Bellissima doll e secondo me primo posto davvero meritatissimo, anche se devo dire che questa volta la top 5 non è stata affatto semplice. Per questo 2024 ha offerto bellissimi pezzi come questo e come tutti gli altri che ho citato in questa top 5. Ed eccoci qui alla conclusione del video. Questa era la mia personalissima top 5, le migliori doll della mia collezione, le migliori acquisti che ho fatto nel 2024. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, so che molti di voi non saranno d'accordo con questa classifica che ho stilato, anzi se volete recuperate il mio video collezione e se avete seguito i miei video fate voi una classifica di quelle che sono le migliori 5 doll che ho acquistato quest'anno. Fatela qui sotto nei commenti perché sono proprio curioso di sapere che cosa ne pensate. Detto questo ragazzi, mettete mi piace al video, ricordatevi di iscrivervi al canale perché così mi aiutate tantissimo e ci vediamo quindi con il prossimo video che sarà il video flop del 2024, quindi le peggiori doll che ho acquistato durante quest'anno. Ed è una classifica molto più ardua delle migliori doll, ve lo assicuro. Detto questo ragazzi, ci vediamo alla prossima, come sempre un abbraccio, ciao, a presto!